Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati sul mio canale Otesto. Pochi giorni fa, se vi ricordate, ho postato un video dove praticamente facevo vedere quello che era l'installazione di un decoder digitale terrestre per poter utilizzare le nostre vecchie TV con appunto il passaggio al digitale terrestre. Un decoder molto, diciamo, molto semplice da installare, molto piccolo, che fa, diciamo, in maniera eccellente il suo dovere. Proseguendo su questo filone, oggi invece vi voglio presentare un altro aggeggio, ovviamente economico, che può permettere di rendere smart la nostra TV. Quindi il primo passo è stato quello di aggiornare il TV con un decoder digitale terrestre. Oggi andremo a vedere come rendere la nostra TV smart. Per far questo ho, diciamo, acquistato quello che sicuramente tutti conoscono, perché non è un dispositivo di ultimissima generazione, ma proprio perché ci tengo a presentare dei prodotti magari anche ormai rodati, ma economici e che possono togliere d'impiccio a livello tecnologico, ovviamente nel piccolo, la quotidianità nostra. Quindi ho voluto presentarvi oggi il Fire Stick Lite, che è, diciamo, la chiavetta, generalizziamo, banalizziamo un pochino, la chiavetta venduta da Amazon, che permette di installare app e mettere in rete, ovviamente con una rete wifi, il nostro televisore. Quindi potremo andare a installare per esempio l'app di YouTube, piuttosto che, non so, Disney Plus, piuttosto che Netflix o quello che sia, decidere ovviamente che tipo di abbonamento streaming e quant'altro, e appunto senza cambiare televisore potremo usufruire di questi contenuti. Ma adesso, bando alle ciance, apriamo il pacco e andiamo a capire un attimino di che cosa è composto, di come è fatta e come viene diciamo installata sul televisore. Quindi procediamo con l'apertura. Ecco qui. Allora, la versione che ho comprato io è la versione Lite, praticamente la più economica. È composta dalla chiavetta e da un telecomando. Lite perché? Perché diciamo, la famiglia Fire Stick è composta da più modelli, partendo dal, diciamo, modello in Full HD per arrivare a 4K e oltre, e ovviamente i servizi che possono essere resi con questa chiavetta sono molteplici. Io ho deciso di acquistare la versione base, che trovate in Amazon, vi lascio la descrizione, poi il link in descrizione. Mi sembra che venga sulle 24,90 adesso in promozione, comunque sulle 25 euro. Io credo che abbia tutto quello che serve per poter svecchiare e aggiornare la nostra televisione. Nulla toglie che, se le vostre esigenze sono diverse, si possa poi prendere in considerazione un modello più recente o più performante. Ecco. Come vi dicevo, la scatola è molto molto semplice. Si tratta di togliere questo strip e al suo interno appunto troveremo quello che può servire per utilizzare questo aggeggio. Ovviamente, essendo di casa Amazon, è utilizzabile rende utilizzabile ai comandi di Alexa e diciamo implementa un piccolo ecosistema che permette appunto di rendere smart il nostro televisore. Allora, vedete che all'interno è molto 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 semplice. Troviamo la chiavetta vera e propria, che è Fire Stick, ok, il telecomando, ok, così facciamo prima, ovviamente il cavetto per la connessione e quello che è praticamente un adattatore HDMI, quindi maschio femmina. Okay. Telecomando molto
basico. Ovviamente vediamo che è già preimpostato con il Prime Video, perché ovviamente essendo Amazon ha già previsto l'utilizzo dell'app in Prime Video, Amazon Music, e poi vabbè troviamo Netflix, come ormai noto a tutti, e la possibilità di andare a installare e comunque girovagare nei menu con altre applicazioni che vorremmo andare a mettere. Ok, quindi il trasformatore, cosa che è molto rara oggi, trovare un trasformatore da 5 watt USB, quindi questo fuori dai denti funziona benissimo anche per i nostri device tipo quelli di casa Apple, tipo iPhone e smartphone in generale, e ovviamente le batterie, quindi direi che non manca assolutamente nulla. Quindi ricapitolando: adattatore HDMI, Fire Stick, telecomando, cavetto e la nostra presa da 5 watt. Bene amici, una volta installato il Fire Stick sulla porta HDMI, come vi ho detto in precedenza, non ci resta altro che accendere il computer, selezionare la sorgente per poter cominciare a utilizzare appunto i contenuti multimediali della televisione, perché come ho detto prima, una volta collegato il dispositivo, la nostra TV diventerà a tutti gli effetti una Smart TV, ma bando alle ciance, vediamo un attimino come si utilizza. Quindi accendiamo il nostro televisore, ovviamente sarà collegato al digitale terrestre, quindi io ho il normale digitale terrestre, ok? Non basterà andare a cercare quelle che sono la sorgente, quindi in questo caso l'HDMI, ok? Come potete vedere sta caricando la porta e ecco qua, noi siamo già all'interno di quello che è il dispositivo multimediale, quindi potremo andare a scegliere tutto quello che sono le applicazioni già native o inserite poi all'interno appunto della nostra schermata principale, perché tenete presente che molte di queste applicazioni sono già presenti native, quindi Prime Video piuttosto che Amazon Music, YouTube e quant'altro. Però nulla vieta che se voi avete la necessità di installare altre applicazioni, beh, praticamente non serve altro che aggiungerle. Quindi io in questo caso, per esempio, sono andato ad aggiungermi quelli che sono VLC. VLC, apro una parentesi, potentissimo lettore multimediale che mi permette in questo caso di andare a leggere i formati audio e video che magari ho per esempio su un PC o un hard disk in rete e posso vedermeli direttamente nella mia camera da questo televisore. Quindi, come dicevo, è un lettore potentissimo. Ho aggiunto questo, ho aggiunto altre applicazioni tipo RaiPlay piuttosto che, però ecco, possiamo sostanzialmente cucircele un po' addosso come vogliamo. Quello che vi vorrei far notare è la fluidità con la quale le applicazioni si cambiano, quindi non so, per esempio, facciamo un esempio nello specifico. Voglio vedere un film su Prime Video, quindi io clicco Prime Video, lui caricherà quello che è il mio account, ovviamente ho già impostato tutto quelli che sono i miei, le mie app piuttosto che i miei account, e non mi resta altro che andare a scegliere per esempio un film che voglio visualizzare. Non so, avete figli? Bene, io ho deciso di andare a vedermi la serie di Barbapapà, quindi questo sono 11 minuti, come potete vedere, basta cliccare ed ecco qui il contenuto partirà senza nessun problema. Direi che la visualizzazione è ottima, l'integrazione col wifi dà problemi zero perché è veramente intuitiva, ok? Per tornare all'applicazione, per andare ancora nel menu principale, ovviamente si fa tutto da telecomando o se preferite si può fare tutto da quello che è il comando vocale di Alexa, ovviamente telecomando e anche applicazione che potreste avere sul telefono o sul tablet, perché ripeto
questa è un'applicazione assolutamente utilizzabile da qualsiasi device. Come vi dicevo prima, i contenuti sono veramente fruibili e tutto quello che è il sistema con il Fire Stick funziona alla perfezione, non ho mai avuto impuntamenti o blocchi strani, quindi direi che per meno di 30 euro trasformare una televisione, non dico obsoleta, ma ormai con qualche acciacco, è veramente il top. Quindi io vi consiglio assolutamente questa applicazione, questo Fire Stick, perché vi dà veramente la possibilità di poter rendere la televisione aggiornata. Bene amici, come vi ho fatto un pochino vedere, l'apparato funziona benissimo. Una volta collegata, e il collegamento dura veramente, io credo, 3 minuti, comprensiva di scarto del telecomando piuttosto che inserimento delle pile, quindi un'installazione facilissima, ok? Ci si mette ovviamente di più a installare quelle che sono le applicazioni e gli account, però una volta fatto tutto il sistema gira veramente bene. Ok, quindi abbiamo visto che televisione obsoleta, componentistica completa all'interno del pacchetto, la Fire Stick Lite che per il nostro servizio va più che bene, costa sulle 25 euro, 24,90, comunque meno di 30 euro, e abbiamo una TV smart a tutti gli effetti. Non mi sono dilungato molto nella presentazione delle app, ma tenete conto che potete anche, per esempio, fare un minimo di navigazione. C'è un browser molto semplice che vi permette di fare della navigazione semplicissima. Potete avere le più disparate applicazioni che più vi piacciono, quindi ripeto, sistema veramente completo. Io spero di avervi dato una buona dritta, se così fosse vi ringrazio. Se avete bisogno di pareri piuttosto che, sapete che dovete scrivermi e io vi rispondo, ho i miei tempi ma vi rispondo sempre. Vi chiedo solo la cortesia, e questo per me è molto molto importante, di iscrivervi al canale e se volete attivare la campanella, così siete sempre informati su quelli che sono i miei nuovi video, e niente di più. Ve lo chiedo perché per me è veramente importante, stiamo crescendo come dicevo anche negli altri video, e questo per me è importante per potervi dare contenuti migliori. Sto cercando di migliorarmi, vediamo un po'. Io intanto vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto sul mio canale Lo Testo. Ciao!